La scorsa settimana in Formula 1 è avvenuto un fatto che ha fatto discutere tantissimo, ovvero l'incidente, che non c'è mai stato, tra Vettel e Hamilton. E avrei voluto farci un video, ma ero a tappo col lavoro e non ci sono riuscito. Questo weekend poi è successo un altro fattaccio, ovvero l'incidente tra Lorenzo Dovizioso e Rossi Viñales. Così ho pensato di fare un unico video in cui analizziamo entrambi gli episodi. Dopo la sigla. Partiamo dalla Formula 1. Allora, già da qualche anno ormai la Formula 1 è diventata più efficace della melatonina che uso per dormire. Perché io posso aver anche dormito 16 ore, mi piazzo lì, sveglissimo, attacco la Formula 1, 10 giri, dormo. Cioè, non solo è diventata di una noia mortale perché con questa aerodinamica è impossibile passare, ma in più stanno ammazzando le gare perché qualunque cosa fai, penalità. E prima di trarre conclusioni, comunque, analizziamo l'incidente per capire le cause della penalità. Premetto che non tifo per nessuno, a me Ferrari, Mercedes, me ne frega niente. Allora, abbiamo qua l'incidente preso dal canale YouTube della Formula 1. Bene o male l'avete visto un po' tutti, no? Vettel sbaglia, va lungo, nel rientrare in pista si porta a destra e Hamilton, che stava arrivando dietro di lui, si trova al blocco e non riesce a passare. Ora, da dove nasce questo incidente? Vettel entrando in curva perde la macchina, vedete, va in sovrasterzo. Così finisce lungo, ha perso il controllo. Quando arriva nell'erba, Vettel sterza per poter rientrare in pista in una maniera civile senza causare problemi. Ma le slick sull'erba fanno un po' quello che gli pare. Così, continuando a sterzare a sinistra, perde il posteriore. Vedete, qua sta già iniziando a correggere perché sta partendo dietro. E infatti, 2 metri dopo, appena rimette le ruote sull'asfalto, la macchina va in sovrasterzo. Quindi Vettel sterza tutto a destra perché ha appena perso il posteriore. E che cosa succede? Quando sterzi a destra per recuperare da un sovrasterzo, la macchina si sposta verso l'esterno della pista, è inevitabile. Quindi a questo punto lui ha recuperato dal sovrasterzo e la macchina si è spostata a destra. E lui che cosa fa? Sterza a sinistra, giustamente, per rimettersi in una linea che non vada a intralciare gli avversari. Naturalmente nel momento in cui rientri in pista da un fuoripista hai le gomme sporche. Non solo, quando fai un controsterzo per recuperare da un sovrasterzo è possibile che inneschi un effetto pendolo, ovvero che la macchina sovrasterza dall'altra parte e quindi devi sterzare dall'altra parte per evitare il pendolo. Quindi cosa succede in questo caso? A vedere dai movimenti del volante mi viene da pensare che si sia innescato un piccolo pendolo sulla macchina di Vettel. Infatti lui, quando sterza a sinistra, deve fare delle correzioni per ristabilizzare la macchina. Faccio andare al rallentatore. Lui rientra in pista, sovrasterzo, recupera la macchina col controsterzo, gira a sinistra, si innesca un leggero pendolo, quindi deve correggere per evitare che la macchina diventi incontrollabile e a questo punto può dare gas. Capite che il momento in cui lui ha recuperato la macchina è questo. Ora, fatta questa analisi, mi viene da trarre 2 conclusioni. La prima è che se il regolamento prevede che una manovra debba essere penalizzata, è giusto penalizzarla. Ma quello che mi chiedo io è, qui Vettel dove poteva andare? Cioè, rientrando in pista con le gomme sporche, con la macchina in sovrasterzo che spendola da tutte le parti, dove deve andare? Come si fa a dire che sia intenzionale questa chiusura? Ora, lui per evitare un rientro in pista pericoloso sarebbe dovuto restare a sinistra, ma infatti è quello che sta cercando di fare. Volante girato a sinistra, perde il controllo, perché quando giri sull'erba la macchina va di traverso. Cerca di recuperare la macchina e solo in questa situazione qua ha finalmente recuperato la macchina. E qui lui ci ha anche provato ad andare a sinistra. E quello che dicono è, a questo punto Vettel guarda negli specchietti, vedete? Come lui, tac, volti la testa. E grazie al cacchio che guarda negli specchietti. C'ha Hamilton dietro che sta arrivando, cosa deve fare? Guardare dritto? Ma a questo punto cosa doveva fare Vettel? Tirare il freno a mano, mettere le 4 frecce, spostarsi e dire passa? Cioè, siamo in gara, non siamo in coda al semaforo. È una gara dove vince chi arriva primo. E se io sono primo e tu sei secondo, se mi vuoi passare mi devi abbattere. E le gare poi sono un'attrazione, una forma di spettacolo, dove da casa vuoi vedere duelli, combattimenti, guerre, sportellate. Vogliamo vedere piloti dare l'anima per passare e piloti dare l'anima per difendersi. E se mi fanno un regolamento così restrittivo in un campionato che già è una noia mortale, che non si lamentino se poi la domenica la gente cambia canale e guarda il calcio. Lo scorso weekend io ho fatto la gara delle TCR a Misano e guardate il sorpasso che ha fatto Dindo Capello, mio compagno di squadra.
Cioè proprio spostati che passo io. E questa manovra è stata corretta. Nessuna penalità. Questo è lo spettacolo, questo è quello che vogliamo vedere da casa. Un regolamento così restrittivo per cui qua uno si prende una penalità è un regolamento che ammazza la Formula 1. E arriviamo infine all'incidente in MotoGP. Ora, prima di andare nella metafisica e nell'etica e analizzare se sia giusto o sbagliato fare una staccata del genere al primo giro, analizziamo il video per capire le cause dell'incidente e capire se effettivamente quella sia stata una staccata assassina oppure no. Ora, come sempre, so già che ci saranno quelli che a metà del video iniziano a commentare senza neanche arrivare alla fine. Quindi vi prego, guardate fino alla fine tutta l'analisi prima di iniziare a scrivere compulsivamente, perché preciso fin da subito che l'errore è stato di Lorenzo, come anche lui stesso a fine gara ha chiesto scusa. Ma dall'analisi del video emergerà che non è stato proprio un errore grossolano da principiante, ma ci sono state tutta una serie di cose che l'hanno portato a fare un errore di valutazione che ha causato il botto. Come prima analizziamo le immagini trovate su YouTube. Scusate la qualità, purtroppo su internet si trova questo. Dovizioso, Marquez, Viñales, Lorenzo. Uso l'immagine dell'elicottero perché è quella che ci fa capire meglio quello che sta succedendo. I piloti hanno appena iniziato la staccata e Lorenzo vede la possibilità di infilarsi su Viñales. E a guardarla così non sembra una staccata assassina, perché comunque guardate quanto spazio c'è davanti per provare la staccata. Saranno 10-15 metri. Lo spazio è tanto, quindi l'istinto di Lorenzo gli dice: bella, ci stai, prova. E sia Lorenzo sia Viñales hanno frenato molto forte. Più forte di Marquez, che nella curva arriva lungo. Quindi è presumibile pensare che anche Lorenzo e Viñales sarebbero arrivati lunghi. Ma non possiamo definire una staccata assassina quella di Lorenzo. Primo perché di spazio davanti ce n'era veramente tanto. E secondo perché quando stiamo arrivando all'inserimento in curva, se guardate, Lorenzo, bene o male, ha più o meno la stessa linea e la stessa velocità di Marquez. Attenzione, ho detto più o meno. Non ho detto ha la stessa linea e la stessa velocità, ho detto più o meno. Quindi andrà sicuramente lungo, ma non per Prati. Non sta andando 20 km/h più forte. E 30 cm un po' più fuori di linea rispetto a lui. Quindi quello che mi viene da pensare è che se Lorenzo avesse fatto la curva avrebbe girato qua, che non è qua. Ma allora perché è successo l'incidente? La variabile imprevista che ha causato l'incidente è Dovizioso. Attenzione, non è colpa di Dovizioso. Non è colpa di Dovizioso. E lo ripeto ancora una volta perché so già che arriverà quello nei commenti e dirà: oh, come fai a dare la colpa a Dovizioso? Non è colpa di Dovizioso. Semplicemente Dovizioso è stato l'imprevisto che ha fatto sì che Lorenzo si trovasse nei guai e causasse l'incidente. Guardate qui, Lorenzo tira la staccata a Viñales e per tutto il tempo non riesce a vedere bene Dovizioso perché ha Marquez che gli blocca la visuale. Quindi Lorenzo non riesce a valutare bene la posizione, la velocità, la traiettoria di Dovizioso. Perché finché non arriviamo all'ultimo secondo, lui c'ha Marquez che gli blocca la visuale. E soltanto all'ultimo, quando Marquez si infila, lui si trova Dovizioso davanti. Al contrario invece di Viñales, che per tutto il tempo vede Dovi perché è sulla stessa linea. Quindi che cosa mi viene spontaneo pensare? Mi viene spontaneo pensare che Lorenzo in tutta questa manovra abbia preso Marquez come riferimento per inserire e impostare la curva. E quindi vedendo che più o meno aveva la stessa velocità di Marquez, ha detto: boh, ci sto. E tutto questo sembra funzionare bene finché Marquez non si infila su Dovizioso. A questo punto, quando Dovi vede Marquez che si infila, cosa fa? Raddrizza un attimino la moto, frena un po' di più per rallentare maggiormente in modo che Marquez sfili lungo e Dovizioso possa fare l'incrocio di traiettoria e uscire più forte, che è la tipica manovra che fa Dovi su Marquez. Quante volte l'ha fatto? In quel momento però, nel momento in cui Dovizioso decide di rallentare per fare l'incrocio, Lorenzo sta già inserendo la moto in curva e sta entrando molto più forte di Dovi. A questo punto Lorenzo, che si trova di colpo davanti Dovizioso, ha una frazione di secondo per decidere cosa fare. L'unica via d'uscita sarebbe stata raddrizzare un attimo la moto, frenare di più e andare lungo insieme a Viñales, quindi scartare da questo lato di qua. Ma da casa sono bravi tutti a dire cosa si sarebbe dovuto fare, cioè, capite che lì hai mezzo secondo per capire e reagire. Mezzo secondo per prendere una decisione. E se consideriamo che tante persone neanche dopo anni riescono a prendere una decisione, figuratevi mezzo secondo. Mi viene anche da pensare che
l'idea di raddrizzare la moto e frenare gli sia stata forse bloccata dall'istinto, perché alla sua destra c'era Viñales. E quindi quell'idea di raddrizzare e scartare verso destra, probabilmente il suo istinto l'ha scartata per paura di centrare Viñales, che fino a 5 metri prima era comunque lì. A questo punto Lorenzo si trova in una situazione in cui non sa come uscirne. E l'unica cosa che disperatamente gli viene da fare è aggrapparsi ai freni e purtroppo innescare la carambola che tutti abbiamo visto. Insomma, si è trovato in una situazione maledetta. Naturalmente Dovi non poteva farci nulla, lui fa la sua strada, non sa quello che fanno quelli dietro. Ma allo stesso tempo Lorenzo non poteva prevedere 50 metri prima che Dovi, nascosto dalla visuale da Marquez, avrebbe deciso di frenare di più per fermarsi e fare l'incrocio. Soprattutto perché se l'è trovato davanti all'ultimo secondo. E questo è quello che si chiama incidente di gara, che è quello per cui un pilota fa una manovra per cercare di difendere o conquistare la propria posizione e un altro pilota fa un'altra manovra per cercare di difendere o conquistare una posizione e la sfiga li porta a scontrarsi. E ricordiamoci che siamo in gara, non siamo al motoraduno a mangiare la birra e il panino con la salamella, ma siamo in una battaglia. E alcuni potrebbero dire, beh, è il primo giro di gara, state calmi, non si può fare queste manovre al primo giro. E i problemi qui sono due. Il primo è che a Lorenzo questa non poteva sembrare una manovra assassina, perché guardate comunque quanta distanza hanno dagli altri. Cioè, fosse stato qui Lorenzo, magari era un suicidio. Ma qua è che Lorenzo non poteva prevedere che Dovizioso, in fondo al dritto, avrebbe rallentato così tanto da tentare un incrocio. E la seconda considerazione da fare è che stiamo parlando di MotoGP. Quel campionato in cui se non fai il primo giro col coltello tra i denti, hai altri 20 piloti che invece lo stanno facendo. E se il primo giro vai a spasso, finisci ultimo. E bisogna trovare quel sottilissimo limite tra l'andare a cannone e il non esagerare. Che qua, in MotoGP, quel limite è così. È facile qui da casa, ma voglio vedere in pista. E questa cosa la sto sperimentando io stesso sulla mia pelle. Ci sono alcune gare dove il primo giro sono stato cauto, tranquillo e mi hanno passato tutti. Altre gare dove il primo giro l'ho fatto col coltello tra i denti e mi sono steso. Ed è un casino. È un casino. E se è difficile per me che corro in un campionato amatoriale, figuratevi per loro che corrono in MotoGP, dove sono tutti dei fenomeni. È un incidente di gara, come dicono le immagini e come hanno analizzato i giudici. Giusto o sbagliato tirare così al primo giro? La risposta è semplice. Siamo in MotoGP. Se non tiri, non vinci. Stop.